Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi faremo una ricetta velocissima ma molto molto golosa che si può fare con i biscotti che vi avanzano oppure quando preparate una cheesecake. A volte capita che magari si mettano dei biscotti in più, no? Può succedere, diciamo, quando uno va un po' così a occhio. E allora è successo questo. Abbiamo frantumato più biscotti del dovuto e questi sono degli Oreo sbriciolati. Solo il biscotto. Solo il biscotto, la crema non è stata utilizzata per la cheesecake del mio compleanno. Detto questo, vi dico subito gli ingredienti per questi bonbon veramente deliziosi e di riciclo. Anche questa è una ricetta del riciclo. Allora, abbiamo qui circa 250 grammi di biscotti Oreo, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di biscotto senza la crema dentro, mi raccomando. Poi abbiamo 275 grammi di cioccolato fondente al 50%, ma se volete potete utilizzare anche quello al latte. Per esempio è ottima questa ricetta quando è sotto Pasqua, che vi regalano tutte quelle uova che non sapete che farne, voilà, dolcetti. 2 cucchiai di acqua, 50 grammi di zucchero a velo. Io ho messo già la pentola sul fuoco per far sì che si sciolga il cioccolato a bagnomaria, quindi andrò a tritare questo cioccolato, a fare a pezzetti e poi lo andrò a sciogliere sui fornelli. Ci vediamo tra un attimo. Allora, il nostro cioccolato si è sciolto, adesso che cosa dobbiamo fare? Mettere la granella di biscotto, il cioccolato, tutto, quindi andrò, munitevi di leccapentola, mi raccomando. Se li volete fare ancora più golosi, che insomma voglio dire ci sta, potete prendere delle amarene, fare e metterle dentro la pallina che andrete a fare. Se non la volete fare a forma di pallina, potete farle, che ne so, anche con le formine, quelle che ci sono per i cioccolatini, Io vi do tutte idee. Poi metto lo zucchero a velo, che Tutto non scende. ovviamente si è attaccato al fondo. Scusate i rumori, ma Sì, succede in cucina che uno faccia un po' di rumore, purtroppo, o per fortuna, non so. E adesso andiamo a mescolare il tutto. l'acqua dopo? L'acqua per ultima. Se non volete utilizzare l'acqua, potete utilizzare, mamma mia, così è incredibile, potete utilizzare 2 cucchiai di latte. Somigliano un po' a quei cioccolatini che stanno in pasticceria, tipo le teste di moro, tartufini. Sì, esatto. Se vedete che vi viene un pochino troppo lento, aggiungere dei biscotti. Metto l'acqua. Infatti noi andremo ad aggiungere altri biscotti. Ci sono dei cioccolati che reagiscono in un modo e dei cioccolati che reagiscono in un altro. Evidentemente questo aveva troppo burro. Comunque, mettendo l'acqua, come vedete, sembra una cosa strana, ma si solidifica. È vero. Per quale motivo? Perché l'acqua straccia la cioccolata e la rende più solida. Ecco perché quando la metti a bagnomaria dici state attenti a non far andare l'acqua. Esatto, bravissimo. Vedi che sei attento. Ho ascoltato. Eccoli qua, vedete? Quindi non c'è bisogno di mettere. No, non c'è bisogno di mettere altri biscotti. Ora che cosa facciamo? Questo composto lo mescoliamo bene bene. Scusate il rumore, ma se uso questa, che succede? Che mi smonta perché poi è diventato duro, no? E adesso lo andiamo a coprire con una pellicola e lo lasciamo, scusate, rumore di nuovo, una mezz'oretta nel frigo.
Se non avete tempo di farli subito, potete lasciarlo anche di più. E allora ci vediamo tra un po'. Ci vediamo tra un po'. Allora, eccolo qua. Ovviamente poi, dopo che l'avete messo nel frigorifero, lasciatelo 10 minuti a raffreddare, a riscaldare un po'. Io già ho iniziato qui e fate delle palline. Però, se volete, io mi sono unta le mani con il burro, questo non ve l'avevo detto. Dicevo, se volete, potete tranquillamente fare una cosa, appena fatto, lo stendete dentro a una teglietta, ci vuole un po' per lavorarlo, è normale, che si sgretoli così. Dicevo, lo mettete dentro una teglietta rettangolare e poi lo fate a quadratini o anche a losanghe, è bellissimo lo stesso. Losanghe sono quelle lunghe. Esatto, ti rombi. Ecco, ok. Io vado a farli tutti quanti e ci rivediamo qua tra qualche minuto. Allora, io ho fatto qualcosa, qualcuno l'ho preso e l'ho decorato e continuerò a farlo con i confettini colorati. Io avevo una domanda. Sì, amore, dimmi. Questi sono molto simili a quei, come già dicevo prima, i tartufini, teste di moro, Sì. però non sono alcolici, o meglio, neanche quelli sono fondamentalmente alcolici, però C'è danno un un aroma, aroma. sì. Eventualmente si può aggiungere. Sì, volendo sì. Nell'impasto precedente si può aggiungere qualcosa Di alcolico. che possa esaltare il sapore della cioccolata, Sì. o anche del peperoncino. Come no? Si può usare anche una cioccolata già aromatizzata al peperoncino, oppure se vi piace, non lo so, della menta, dell'olio essenziale di menta. Qui veramente spaziate in tantissimi modi. Potete, come vi ho detto prima, prendere una ciliegia, una marena e metterla all'interno. Vengono un pochino più grandi, però comunque... Ah, con sorpresa, è vero. O fare tipo il cioccolatino al bacio, cioè aggiungi. O semplicemente del cacao, una spolverata di cacao o una spolverata di zucchero a velo. Questi quando li vedrà mio figlio diventerà matto. Vabbè, ma non è l'unico. Allora, facciamo in modo che non li veda, li portiamo. Ma cattivo, egoista. Scusa, perché farlo diventare matto? Amore di mamma. Gli piacciono tanto. Ok. E niente. Ragazzi, provate a farli. E diteci se vi è piaciuta la ricetta e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Sì, decisamente. E vi aspettiamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.